Buon pomeriggio, sono 20 anni che non mi drogo più di lavoro e vi racconto oggi due parti della mia vita che sono molto importanti e che sono molto rappresentative. La storia parte del 1983 nel profondo nord-est. Io finisco il militare e entro in questa azienda. Entro dalla porta di servizio come garzone di bottega, fattorino, magazziniere, usate quel termine che più vi è congeniale, e comincio a lavorare. Dopo, però, comincio già a ragionare nella capitalizzazione della mia vita. Ho dentro un fuoco e voglio sviluppare la mia carriera professionale. Dopo un po' divento venditore, 22, 23, 25 anni divento direttore commerciale. A 25 anni succede l'imponderabile. Alle ore 10 luglio del 1988 ricevo una telefonata, muore il fondatore di questa impresa, senza figli. In quel momento in cui mi sembrava che tutto mi crollasse addosso, ho capito che c'era una grande opportunità per me. Mi faccio avanti, chiedo di acquistare l'azienda senza soldi, senza possibilità. Chiedo di acquistarla, mi impegno a trovare i soldi tramite un'operazione finanziaria che si chiama MBO, Management Buyout. Io con altri colleghi compriamo l'azienda per cui lavoravamo. A 27 anni divento amministratore delegato di questa azienda, sempre con una grande voglia di fare, avevo accantonato la parte goliardica della mia vita, avevo capito che se non mi realizzavo lì non mi sarei realizzato più. Facciamo una scalata incredibile, prima 10 milioni, poi 20 milioni, poi 30 milioni, poi 40 milioni e via dicendo. E arriviamo al 2004-2005, azienda di successo, storia di successo, però io ero arrivato a 108 kg, ero arrivato ad una situazione fisica veramente, veramente difficile. Ero stato ricoverato 2 volte per il laringospasmo. Laringospasmo succede quando tu non respiri più e ti ricoverano all'ospedale e ti fanno delle iniezioni di adrenalina sottocutanea per riabilitarti. Quindi sono arrivato a pochi centimetri da quel burrone lì, diciamo. Diabete, e quindi lì ho capito che non poteva esistere un uomo vincitore professionalmente e un uomo che aveva ridotto la sua vita personale al lumicino. E ho cominciato a elaborare il progetto di cui oggi vi parlo per riassestare le cose. E cosa ho fatto? Ho fatto una cosa che, se prendete nota, potrebbe esservi utile per tutta la vita che fate, per qualsiasi tipo di mansione che abbiate, per qualsiasi punto in cui siete della vostra vita. Innanzitutto ho diviso la vita in ruoli, ho diviso la vita in ruoli privati, perché tutti noi abbiamo un ruolo privato. Io sono compagno, sono figlio, sono fratello, sono amico, e ruoli professionali. Nei ruoli professionali troviamo la presidenza del mio gruppo, troviamo il fondatore di una onlus, troviamo il fondatore di una community, il cofondatore di una community. Ho diviso questa mia esistenza in ruoli, 10 ruoli, e ho cominciato a fissare degli obiettivi per ciascun ruolo. Le sollecitazioni che abbiamo oggi nella nostra vita ci portano verso quello che vogliono gli altri. Noi dobbiamo andare verso quello che vogliamo noi, verso quello che è la nostra soddisfazione personale. Il successo non ce lo devono dire gli altri, lo dobbiamo decidere noi. Ho cominciato a descrivere dei ruoli e sui ruoli ho messo dentro ogni ruolo 3 obiettivi. Nel ruolo privato, nel ruolo fisico ho messo dentro la glicemia deve essere a 100, il peso deve essere a 90 kg e devo avere questo valore interseminasi. Nel ruolo professionale ho detto, per la mia fondazione devo trovare 200 benefattori all'anno, per la community devo aiutare X imprenditori. Una volta che ho fatto questi 2 palinsesti, cioè i ruoli e gli obiettivi, la mia vita ha cominciato a fare così.
nel senso che mi sentivo molto più un certo numero di ore settimanali, un certo numero di weekend fuori, staccare completamente, un certo numero di ore disintossicati da questo e ho cominciato a capire quello su cui dovevo focalizzarmi. E più facevo questo e più ero soddisfatto. Poi ho fatto il terzo anello, che è quello di mettere a terra gli obiettivi, cioè dividere, scomporre ogni obiettivo in azioni pratiche di tutti i giorni. E sulle attività pratiche di tutti i giorni, il 70% del mio tempo dedicato a queste attività operative e il 30% random o imprevisti o quello che capita. E ho cominciato a essere più equilibrato, ho cominciato a calare di peso, ho cominciato a migliorare fisicamente, ho cominciato a trasformare il mio corpo da acido a alcalino, insomma ho cominciato a migliorare sensibilmente, visibilmente, energeticamente. Questo è un aspetto che mi ha dato molto equilibrio. Dopo ho pensato a un'altra cosa e ho detto voglio passare dalla quantità, prima lavoravo sempre 3 ore alla settimana, staccavo, alla qualità professionalmente. Quindi a livello di vita generale avevo riequilibrato, professionalmente come posso essere più efficace? E allora ho creato 4 strumenti che ancora oggi sono proprio il palinsesto totale. Nella parte operativa nella parte operativa ho creato questi 4 strumenti e sono partito per primo. I teatri di guerra. Ciascuno di noi ha i teatri di guerra sono i fronti in cui noi siamo impegnati. La vita è una guerra oggi e noi dobbiamo essere pronti e sapere bene quali sono i nostri teatri di guerra, non quelli degli altri. Nel mio caso ne ho 20. Quelli sono. Io voglio focalizzarmi lì e quelli sono proprio il palinsesto principale della parte professionale. Altro strumento, la lista dei focus. Io non voglio andare dietro alle cose che gli altri mi inseguono e vogliono vendermi e vogliono tirarmi addosso. Io volevo andare dietro i miei focus, lista dei focus, sotto l'arco visivo. Ogni giorno arrivo, metto il mio computer, di fianco tutte le scrivanie in cui lavoro ho fatto mettere un plexiglass, metto sotto i miei focus, quelli sono le cose che devo fare per primo quando ho il massimo dell'energia psichica. Quindi teatri di guerra, liste di focus. Il terzo strumento sono gli elementi. Gli elementi sono il controllo dei numeri. La vita è fatta dei teatri di guerra, è fatta dai numeri, è fatta dei KPI, è fatta dei cruscotti, chiamiamolo come vogliamo. Cioè noi dobbiamo misurare ciò che facciamo. La vita random, un imprenditore o una persona, un professionista non la può fare. Quindi teatri di guerra, liste di focus, numeri. Con queste 3 cose qua, la mia area professionale ha aumentato la focalizzazione e diminuito il tempo. Perché alle 8 smetto, alle 7 smetto, perché ho finito. Le mie cose ho finito. Mi mancava un'ultima cosa. Tutti noi abbiamo bisogno tante volte siamo giù, abbiamo bisogno di benzina, di carburante. Il quarto strumento sono gli scopi. Gli scopi della nostra vita sono il carburante green, verde, ma sono il carburante di tutto quello che facciamo. Io ne ho tracciati 7 e quelli sono in cima a tutto. Voglio lasciare questo segno qua. Non voglio cambiare il mondo, non voglio andare in politica, non voglio andare nello sport, ma per quegli scopi io ho deciso di aiutare 10.000 piccoli e medi imprenditori a risolvere i loro problemi. Ho deciso di aiutare 100.000 bambini ad avere l'educazione nel mondo. Ho deciso di aiutare 100 imprenditori falliti a rimettersi in sesto nella loro vita, a riprendere in mano le redini della loro vita. Non cambierò il mondo, ma per questi il mondo lo cambio. E quindi con il teatro di guerra, con la lista dei focus, con i numeri e con gli scopi, ho veramente, ma veramente, tutto sotto mano dal punto di vista professionale. Questo, unito ai ruoli, agli obiettivi e alle attività operative, sono un cruscotto incredibile. Al punto che vorrei lanciarvi una sfida. E è una sfida molto pratica. Io sono un uomo pratico, quindi voglio lanciare le sfide pratiche. Voglio che questo TED rappresenti per voi un momento di cambiamento.
Voglio che si accenda una lampadina e che poi questa lampadina voi la sviluppiate e andate a illuminare tutto quello che volete diventare. E allora vi dico, perché non accettate la sfida di diventare i registi, attori, protagonisti del film della vostra vita? Perché noi tante volte dobbiamo essere gli attori, le comparse nel film degli altri? Io voglio avere, voi dovete avere tutta quanto il film vostro. E allora prendete, quando avete finito TED, prendete un quadernone a quadretti e cominciate a intestare i ruoli e cominciate a mettere gli obiettivi. Ve lo terrete nella vostra borsa, ve lo terrete nella vostra ufficio, lo guarderete solo voi, ma quello diventerà la vostra roadmap della vostra vita. Cosa succederà? Vi sentirete più contenti? Avrete un'autostima che sale in maniera incredibile? Non avrete più nessuno che vi dice posso rubarti 5 minuti? Perché sapete cosa dovete fare, vai a rubarli da un'altra parte 5 minuti? Non a me? Avrete chiarissimo quello che dovete fare e anche l'energia vi arriverà perché state dirigendovi verso la vita che volete voi, verso il successo che volete voi. Il successo non sono né i soldi, né la notorietà, né tante altre cose che ci dicono. Il successo è l'equilibrio della nostra vita, è prendere in mano la nostra vita e vivere la vita che vogliamo. E questo è molto importante. Quindi se accettate la sfida, provate a scrivere il copione di questo film della vostra vita. Provate a diventare gli attori, protagonisti, registi della vostra vita. Decidete le scene, dove girarle, decidete gli attori, chi sono, e decidete tutto quello che volete e dovrete solo ringraziare voi. Vi auguro una splendida esistenza, una splendida vita.